Ciao a tutti marinai, è Capitan Clockwork che vi parla oggi e stiamo per salpare lungo il viaggio che abbiamo preparato con il primo video. Ecco il link in alto se ve lo siete perso. Questo viaggio attraverserà i 7 mari, ovvero le 7 leghe più seguite al mondo, con l'obiettivo di mostrare a voi fan perché ciascuna vale la pena di essere seguita. Sappiamo che tanti di voi seguono LEC e PG Nationals, le due competizioni che noi di One Track Podcast trattiamo da più da vicino, ma esistono altri orizzonti che valgono la pena di essere esplorati. Quindi prendete i vostri cannocchiali e salite a bordo. Prima di prendere il largo però abbiamo bisogno di uno strumento fondamentale, un modo per valutare le leghe che andremo ad esplorare. Cercando di fare ciò, in anni di navigazione sportiva mi sono reso conto che non basta una scala da migliore a peggiore, così come non si può esplorare solo in linea retta. È una scala riduttiva che non tiene conto di tanti aspetti competitivi. I Worlds più recenti ci hanno inoltre dimostrato che non è più possibile definire univocamente una regione migliore, ma semplicemente una top 4 di team che non dipendono necessariamente da come gioca la propria regione. Servono due dimensioni per disegnare una mappa e servono dei punti di riferimento. In breve, serve una bussola, ma al momento non esiste nel panorama sportivo. E allora provo a inventarla io. Eccola qui. Alcuni di voi la riconosceranno come Political Compass, ovvero bussola politica in italiano, ma niente politica qui, solo League of Legends, tranquilli. Iniziamo descrivendola. L'asse orizzontale è simile a quello che già conosciamo, ovvero una scala da bassa abilità ad alta abilità, dove abilità è un termine ombrello che raccoglie caratteristiche come esperienza, meccaniche e conoscenza del gioco dei team presenti nella lega. Ad esempio, CPE o PG Nationals saranno più verso l'estremo sinistro, mentre invece LEC ed LCK saranno più a destra. Fino a qui nessun problema, spero. Passiamo allora all'asse verticale, che è quello che distingue questa bussola dal discorso comune. Infatti è riconosciuto da tutti che leghe come LPL o LCK, nonostante siano al vertice delle competizioni mondiali e quindi si piazzeranno sulla destra, hanno stili però molto diversi, esattamente come VCS e LCS sono considerate di basso livello per motivi completamente opposti. Il parametro che ho scelto è quello delle Combined Kills per Minute, ovvero il totale di kill al minuto, che rappresenta, come potete immaginare, la Clown Fiesta. E quindi, usando le statistiche dello scorso split, avremo competizioni come VCS ed EU Masters verso nord, mentre invece leghe con ritmo più lento come LCS o LLA, la lega latinoamericana, saranno verso sud. In base a questo ho quindi chiamato l'estremità inferiore dell'asse verticale stile americano, come abbiamo discusso appunto nello scorso video. Infatti, aspettandomi di trovare LCK piuttosto in basso in questa scala, sono rimasto sorpreso nello scoprire che in realtà sono circa a metà. Per rendere più chiaro l'uso di questa bussola, facciamo alcuni esempi veloci delle leghe di cui andremo a parlare più in dettaglio nei prossimi video. Partendo da LCK, ad esempio, lega nota per essere al picco di abilità meccanica e rinomata per la qualità dei propri coach, quindi molto a destra sulla bussola, e come abbiamo detto poco fa, né troppo clown fiesta né troppo americana, dunque li posizioneremo qui. LPL ha una profondità maggiore di LCK. A parità di abilità fra i team di alta classifica, LPL ha giocatori brillanti anche fuori dalla top 4, ma contemporaneamente i suoi team si lasciano prendere dalla foga un po' troppo spesso, e quindi li piazzeremo qui. LEC è indubbiamente la terza regione in ordine di abilità, ma sorprendentemente questo ultimo split molti team hanno giocato in modo fin troppo cauto e quindi non li metteremo lontani da LCS. In prospettiva globale, il PG Nationals ovviamente non può competere con le leghe maggiori e il suo ritmo di gioco elevato lo posiziona ad esempio qui. Ora, sono sicuro che la metà di voi non sarà d'accordo con alcuni posizionamenti o con i parametri di questa bussola, ma va benissimo così. Questo non è altro che un prototipo, un tentativo di estendere la discussione al di là di X è meglio di Y o A è più forte di B. E dunque voglio chiedere a voi, pirati, avete dei parametri migliori secondo quali classificare i team? Quali sono le caratteristiche più importanti? Come può essere migliorato questo prototipo di strumento per valutare le varie regioni? Ditemi tutto nei commenti, ogni idea è fondamentale. Voglio inoltre far notare che questa bussola può essere usata anche per valutare i vari team all'interno di una singola competizione, ad esempio con gli stessi parametri su entrambi gli assi, o addirittura posizionare i singoli player in base ad esempio ad abilità meccanica sull'asse orizzontale ed esperienza sull'asse verticale
per poi dedurre la posizione del team come baricentro dei 5 player. Le possibilità sono infinite ed inesplorate e sono convinto che iniziando ad usare questo nuovo modo di classificare sarà possibile migliorare molte discussioni che finora sono state a senso unico o irrisolvibili e aggiungere profondità al modo in cui discutiamo delle competizioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, ciurma. Spero che siate carichi almeno un decimo di quanto lo sono io. Ricordatevi di iscrivervi al canale e... ora che avete la bussola, non perdetevi i prossimi video.